Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Stiamo festeggiando il nostro compleanno, la nostra meravigliosa famiglia, la nostra grande famiglia che è diventata qualcosa di incorruttibile e meravigliosamente splendida. Ci sosteniamo l'un l'altra nella nostra creazione meravigliosa e immaginale dei nostri obiettivi più grandi, che sono quelli relativi agli obiettivi dell'anima, no? E quindi è tutto meraviglioso, ragazze mie, ragazzi. Sto registrando questo video il giorno che faremo la diretta, non l'abbiamo ancora fatta. Comunque ve la metterò sotto all'info box in descrizione. Per chiunque non l'avesse vista e non c'era, perché so che ho messo la storia su Instagram e molte stavano al lavoro, ma noi che c'entra? Noi ci abbracciamo tutte, stiamo sempre stiamo tutte insieme. Poi a me piace il 17, quindi alle 17:17 e essendo il numero della stella dell'acquario il 17, quindi il 17 è il mio numero. E allora, ragazzi miei ragazzi, quante mail mi avete mandato, quante richieste, quante cose, tutto meraviglioso. Piano piano vi leggerò. Allora, allora. Sto continuando a leggere delle mail dell'avvenuto adempimento con le pratiche che sono uscite dal vostro segno zodiacale ascendente sulla missione dell'anima, successi strepitosi, incredibili, tant'è, che ho iniziato i segni zodiacali per il mese di marzo e come pratiche vi ho messo per ogni segno zodiacale le pratiche per andare incontro al vostro obiettivo animico, realizzando i vostri sogni, i vostri talenti, quello che avete nel profondo in questo mese di marzo 2025. Quindi abbiamo fatto un corpus di segni importante, bellissimo, abbiamo visto l'energia generale, come andare incontro ai tuoi obiettivi, cosa succede a livello generale, abbiamo analizzato la parte amorosa e poi per concludere la pratica per andare incontro alla tua missione dell'anima nel mese di marzo 2025. Stiamo facendo grandi lavori, ma io vi faccio un applauso perché è tutto meraviglioso. Tutto meraviglioso. Per quanto riguarda le consulenze, ragazze mie, mi sono arrivate una valanga di mail anche in questa settimana. Io ne faccio uno ogni tanto, come vedete il lavoro per il canale è imprescindibile e quindi io non riesco a dedicarmi individualmente a ognuno di voi. Lo faccio, do tutta me stessa in questo percorso, lo sapete, quindi ogni tanto faccio qualche consulenza, abbiate un po' di pazienza perché l'obiettivo è proprio questo, cioè risveglio della coscienza su più fronti. Adesso sto iniziando anche a prepararvi dei video sullo yoga sciamanico, e quindi come realizzare i veri obiettivi, tutto quello che avete nel cuore veramente. Quando gli obiettivi della mente si distruggono è lì che inizia il bello, è lì che interviene lo yoga sciamanico per recuperare tutto. E allora piano piano vi passerò tutto. Per quanto riguarda invece il video che avete molto apprezzato sulla legge del pentacolo, mi sono arrivate tantissime domande. Ok, vi farò un podcast sulla legge del pentacolo perché vi ho detto l'essenziale nel video con le varianti su cosa stai per manifestare con la legge del pentacolo. La legge del pentacolo, come vi ho spiegato nell'intro, che come avete capito è un breve podcast fondamentale e imprescindibile per realizzare le cose, per fermare gli spiriti perturbati, la legge del pentacolo, le formule psichiche del pentacolo si possono anche ridurre a 3. Avete visto sono 5 che poi si riducono a 4, ma sono riducibili anche a 3. La formula a 3 è ti benedico, ti amo o fedente. Quando lo devi usare? Sempre, sempre, tutta la giornata ti benedico, ti amo o fedente. Questo, come diceva il grande Sri Aurobindo, un grande mistico, e noi portiamo avanti con lo yoga sciamanico i suoi insegnamenti, oltre a quello di tantissimi altri. La formula psichica del pentacolo ridotta a 3 va usata per tutto ciò che ti capita durante la giornata. Tutto, ti benedico, ti amo o fede in te. E deve diventare quello che viene chiamato da Aurobindo il potere automatico. Quando tu inizialmente ti metti a dire le formule, c'è una certa intenzionalità, no? Perché ti devi ricordare, ti devi mettere. A un certo punto, quando lo dici in automatico,
tutto ciò che accade, ti benedico, ti amo fedente, ti benedico, ti amo fedente, ti benedico, ti amo fedente, si attiva quello che per Shiro Aurobindo viene chiamato il potere automatico, cioè il potere delle cellule, ossia quando il messaggio della formula psichica viene veicolato nelle cellule. E quindi e quindi di conseguenza, siccome le cellule hanno le memorie cellulari, quindi karmiche, eccetera, quando tu con questa formula, insieme a e ma oh meraviglia, ti benedico, ti amo, o fedente, tu stai fermando i venti del karma, così, così, prendendo un aperitivo, ti benedico, ti amo, fedente, ti benedico, ti amo, fedente. Quindi le formule psichiche, i mantra, sono degli strumenti straordinari. Lo sapete perché state avendo successi strepitosi, incredibili, no? Lo dico soprattutto per le nuove ragazze, i nuovi ragazzi iscritti, anzi benvenuti alla nostra scuola iniziatica. Come vedete studiate, praticate e succede tutto quello che deve succedere, insomma. E quindi la formula psichica ridotta a 3, ti benedico, ti amo, fedente, deve essere detta costantemente, costantemente, costantemente. Oltre al mantra, ma oh meraviglia, tutto ciò che accade, poi ti benedico, ti amo, fedente, ti benedico, ti amo, fedente, ti benedico, ti amo, fedente. Sì, questo, poi vi volevo dire anche un'altra cosa, ho in mente dei podcast potentoni, il portentone estivo. Piano piano io sto acquisendo tantissime competenze e conoscenze grazie alla scuola yoga sciamanico, che devo dire la verità, erano conoscenze che sentivo. Niente di nuovo, cioè nel senso nuovo completamente per la mia mente razionale, ma è come se, vabbè, anche tutto l'amore viscerale nel voler frequentare la scuola yoga sciamanico era proprio perché sentivo il richiamo di dover ricordare, noi non impariamo niente, ricordiamo, riaccordiamo le frequenze a quelle cose che abbiamo già imparato in altre vite. E quindi è il viaggio più bello che abbia mai intrapreso in tutta la mia vita questo. Quindi io piano piano vi passerò tutto e stiamo qui apposta, Grazie, 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 ragazze mie, ancora non ho letto tantissime mail, abbiate pazienza, tantissime di successi, di testimonianze, piano piano, piano piano vi leggerò, ok? Allora, come ci festeggiamo? Non lo so, vediamo. Allora, oggi facciamo 3 varianti, tu stai riprendendo? Sì. Abbiamo 3 varianti, le potete sentire anche più di una, come sapete. Per le ragazze nuove che si approcciano per la prima volta ai tarocchi interattivi, sotto all'info box ci sono la timeline di ogni mazzo, va bene? Che cos'altro volevo dire? Tantissime cose, piano piano, faccia calma, piano piano. Allora, primo mazzo, secondo mazzo e terzo mazzo. Oggi vediamo l'energia generale di questa settimana dal 24 febbraio al 2 marzo. Faccio gli auguri a tutte le mie ragazze e mie ragazze pesci. Pesci, il grande sensitivo dello zodiaco. E quindi auguri ragazze mie ragazzi. Tra l'altro mia nonna, la nonna che vi parlo sempre, che mi ha cresciuto, la donna pazzesca, bellissima, di una bellezza scioccante, era Pesci, nata tra l'altro il giorno della nascita di Rudolf Steiner, padre dell'antroposofia, il 26, infatti. Sì, ragazze mie, sì, volete dire tante cose, vabbè, lo diciamo oggi in diretta, oggi, cioè poi in differita lo sentirete, ok. Faremo, vi sto dicendo, la parte generale e poi facciamo una stesa settimanale dove andiamo a vedere gli obiettivi che hai, o consci o inconsci, in questa settimana. Vediamo cosa cresce a livello di talenti, di attitudini per te in questa settimana, ciò che si realizza poi in questa settimana, ciò che devi invece delegare agli dei, lasciare andare. E poi andiamo a vedere anche i blocchi karmici in questa settimana e l'obiettivo evolutivo della tua anima in questa settimana. Così facciamo tutto e ci diamo dentro, insomma, ok. Allora, primo mazzo, secondo mazzo o terzo mazzo? O anche terzo mazzo. E partiamo dal primo mazzo. Allora, prima di andare a fare la stesa, vediamo l'energia qual è in questa settimana.
Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il primo mazzo, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Energie di questa settimana per te. Energie di questa settimana per te. Guarda con occhi nuovi, cambia il tuo punto di vista e troverai la risposta. Devi guardare qualcosa con un punto di vista diverso in questa settimana e sappiamo che l'unico punto di vista diverso è quello che ti apre all'intuizione. Perché quando noi guardiamo nello yoga sciamanico, noi facciamo una sequenza fluida la mattina che ci mettiamo poi nella posizione del corvo e a testa in giù. E ci ho messo un po' di settimane a stare in testa in giù, però un po' difficile. No, non è difficile, è questione di pratica. Quindi, tant'è che fanno ribaltare la visione. Quando tu vedi le cose da una prospettiva dove non si passa, vedi le cose in modo un po' difficile, eccetera, cambi la prospettiva e le cose funzionano. Quindi ci sono cose in questa settimana in cui ti potresti trovare a guardare le cose un po' storcendo il naso, un po' così. Ok, la mente ordinaria è quella, la mente razionale. Hai necessità di cambiare prospettiva, guarda la cosa da un'altra prospettiva e trovi la strada. Ok? Ok. Vediamo un po', ci mettiamo un'altra carta come energie. E infatti devi fluire. Carta in, carta femminile, guarda le cose da una prospettiva dell'anima, non del cuore, non della mente. Devi guardare le cose da una prospettiva dell'anima, in, carta in, fluire, emozioni. Devi seguire le emozioni, non devi seguire la mente. Quindi mi dicono queste carte che non devi fare niente se non guardare quello che accade in questa settimana da una prospettiva del cuore, non della mente. Vivi la conoscenza dell'attimo presente, ragazzi, ve lo dico sempre qual è. La conoscenza dell'attimo presente è stare nel qui ed ora e sentire l'emozione del qui ed ora. Fare ciò che nel qui ed ora ti viene chiesto, non quello che stavi pensando di fare o quello che dopo farai. Qui ed ora, stai nel qui ed ora, ok? Perché la carta I mi dice che c'è un risveglio spirituale per te con questo bellissimo asso di coppe qui. Poteri psichici inerenti al fatto che cambi prospettiva rispetto a una o più situazioni. Ok, adesso ci andiamo a vedere queste situazioni. Vediamo. Allora, cosa vuoi realizzare in questa settimana o consciamente o inconsciamente? Vediamo un po'. Prima carta, ne metteremo 6. O quello che è più impellente per te della tua anima, mi spiego? Al di là che tu lo sappia o meno, le carte ci servono a questo, no? Per farci prendere la cosiddetta consapevolezza che rende l'uomo libero. Allora, cosa vuoi realizzare in questa settimana? O consciamente o inconsciamente? Prima carta. La giustizia. Vuoi sistemare delle cose. O consciamente o inconsciamente, qua mi dicono che la giustizia entra in merito per te in questa settimana. Vuoi sistemare delle cose, quindi mettere equilibrio anche situazioni legali o questioni legate alla burocrazia? Puoi sistemare delle cose in questa settimana, va bene. Vediamo quali sono le qualità, le attitudini, i talenti in questa settimana per mettere giustizia in alcuni punti, in alcune situazioni. Quindi cosa svilupperai in questa settimana? Il re di bastoni, molto coraggio svilupperai in questa settimana. Svilupperai molto coraggio in questa settimana, molta voglia di fare, prendere delle decisioni in conformità del tuo valore, del tuo essere. E questo porterà ottimi risultati. Vediamo un po' cosa si realizzerà in questa settimana grazie a questa attitudine. Cosa si realizzerà in questa settimana grazie a questa attitudine?
un obiettivo di lavoro, paggio di denari, proposte di lavoro o questioni entrate di denaro o una chiamata che parla in concreto. Il paggio dei denari non è solo il denaro, ma è qualcosa che riguarda la concretezza, quindi rispetto alla domanda ciò che si realizzerà in questa settimana è un certo tipo di concretezza, perciò per cui vuoi giustizia. Io qua posso vedere anche una persona che ti propone qualcosa in ambito lavorativo, si sistema delle cose in ambito lavorativo con concretezza, va bene? Questa è quello che mi stanno marcando di più. Vediamo un po' cosa devi lasciare andare agli dei, cioè cosa devi lasciare andare in questa settimana per il raggiungimento di questo obiettivo. Gli amanti, il dubbio. Devi lasciare andare il dubbio in questa settimana. Allora, vi dico sempre che il dubbio, come diceva anche un grande maestro Michael Williams, maestro della mia maestra Selene, il dubbio è la più grande forma di intelligenza dell'uomo. Devi dubitare di tutto, anche del fatto di avere un'identità. La suprema forma di dubbio. Perché è la mente che mette il dubbio, no? Quindi lasciare andare il dubbio qua significa avere completamente fede. Fede. Vediamo quali sono le ombre o blocchi karmici in questa settimana per cui la giustizia entra in merito. Ombre e blocchi karmici. 9 di coppe. Il fatto che magari non stai riuscendo a trovare il tuo benessere su più ambiti, o nell'ambito lavorativo, il blocco karmico, il 9 di coppe, diciamo che è come se anche una certa... Allora, può essere due cose: il fatto che non stai riuscendo a trovare un benessere personale negli ambiti in cui vuoi giustizia, va bene? Oppure una certa zona di comfort. Questo è il blocco karmico, quindi uscire dalla zona di comfort. Non avere dubbi, uscire dalla zona di comfort, mantenerti fedele a quello che arriva in questa settimana, perché si mette giustizia sugli ambiti per cui stai chiedendo. Vediamo l'obiettivo evolutivo in questa settimana, la lezione animica qual è? La lezione animica per te in questa settimana qual è? La regina di coppe, non ci posso credere, eccola. Pazienza. L'obiettivo animico in questa settimana è la pazienza e soprattutto l'intuito, intuizione, eterno femmineo, valori della notte, valori del femminile, e non dare spazio al dubbio della mente. Quindi per raggiungere questo tuo benessere su dei fronti su cui stai chiedendo giustizia, l'obiettivo in questa settimana è quello di dare potere all'anima, il potere femminile, non avere dubbi nella fede, quindi avere fede cieca assoluta. In questa settimana tu mi realizzi qualcosa che ha a che fare con la concretezza, che mi può parlare di lavoro o entrate di denaro che vanno per giustizia, delle cause, qualcosa di questa natura portata avanti da una persona, o è il tuo coraggio stesso di andare di uscire fuori dalla zona di comfort, che può anche essere... La zona di comfort cos'è? Sono anche le credenze limitanti. È una zona comfort, mi spiego? Quindi realizzerai degli obiettivi che hanno a che fare con la concretezza, lascia andare il dubbio, e questo mi dicono fondamentalmente. Vedi, 8 i denari, mi parlano del lavoro, della praticità, della vita pratica, delle questioni pratiche. Comprendi tutti gli eventi che accadono come enti, entità, spiriti, e affidati agli eventi che accadono. Questo ti permetterà in questa settimana di guardare le cose con occhi nuovi, dalla prospettiva del cuore. Il cuore è uscito 2 volte, e non dalla prospettiva della mente, e realizzare quello che devi realizzare in questa settimana. D'accordo? Ok, adesso ci andiamo a vedere l'amore. Allora, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Aspetta, ho ritolto le carte, le mettiamo di nuovo qua. Eccole. Andiamo a vedere l'amore cosa in questa settimana. Vediamo cosa ci dicono. Mettiamo prima di tutto una carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante. Amore, carta guida per favore. 10 di denari. Il 10 di denari, qua abbiamo il 6 di bastoni, mi parla del fatto che ti vedo molto concentrato sulla tua casa
casa, denaro, stabilità, famiglia. Qua abbiamo il 6 di bastoni, mi dice che si puntano qui l'attenzione sul fatto di avere sotto controllo più situazioni che riguardano la tua stabilità. E infatti ciò che l'imperatrice mi parla del fatto di veder crescere la tua stabilità personale, andare incontro ai tuoi obiettivi lavorativi. Alcuni di voi stanno raggiungendo gli obiettivi importanti in fase di sviluppo o raggiungono gli obiettivi importanti in ambito lavorativo, ma l'avevamo visto anche nella stessa precedente, o di casa o di stabilità, di stare bene. Mi metto un'attenzione su questo. Vediamo cosa succede nell'amore. Amore. La giustizia 6 di bastoni. Vedo che qua arriva giustizia per te in amore, ma soprattutto giustizia per quanto riguarda riprenderti in mano la tua vita. Io non lo so se è con una persona, la situazione, ma qua mi parlano di te, mi stanno continuando a parlare di te, del fatto di essere riuscito a superare delle questioni riguardanti la mancanza di giustizia a livello emozionale, sentimentale. Mi stanno dicendo che queste sono carte molto autonome tue, cioè esci vincente da alcune situazioni. Ok. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 6 di bastoni, il giudizio, il carro, la ruota. Caspita, quanti arcani maggiori. Ah, c'è un 5 di coppe qua. Allora, qua mi sta dicendo che avete vissuto un dolore emozionale potente. Molti di voi che stanno lavorando con la legge spirituale, con l'arte sciamanica, hanno fatto un giro del destino. Hanno portato il destino a girare dalla tua parte, nel senso che avete preso la decisione di proseguire, voltare le spalle rispetto a un dolore emozionale o qualcosa che vi ha tirato giù, insomma, ne siete usciti vincenti. Qua c'è proprio la tua rinascita, la tua autostima, mi parlano proprio di te qua. C'è una rinascita a tutto tondo per te. Vediamo. Energia attuale, amore per te. E qua abbiamo l'asso di denari. Sei molto concentrata in ciò che riguarda la tua stabilità. Se in tale stabilità rientra una persona, c'è, altrimenti no. Però qua, parlando d'amore, l'asso di denari mi parla di qualcuno alla tua altezza. Comunque c'è un'opportunità qua nel tuo presente. Se non è ancora arrivata, aspettate qualche giorno. Vediamo il positivo. Fante di spada al positivo, qua c'è una persona che ti osserva e che vuole darti un'opportunità in concreto. Ti osserva da lontano, aspetta, scruta, non vuole sbagliare con te. Vediamo carta negativa, 10 di spade, qua abbiamo subito un dolore importante, una chiusura, una situazione che insomma una perdita o qualcosa si è rotto. Andiamo al passato, infatti 2 di spade, cavaliere di bastoni, o abbiamo avuto a che fare con una persona che andava e veniva o agiva per capriccio, però questa cosa si è chiusa, per molte di voi, si è chiusa, andava e veniva, o situazioni intermittenti che andavano e venivano, però qua c'è un'opportunità. Vediamo che succede qua in amore per te, prossimi giorni, la forza, la temperanza. Wow, il 3 di coppe. Allora, io qua vedo, può essere una persona che ti osserva da lontano, ti ha osservato e vuole recuperare il rapporto con te e fare pace. Qua vedo ottima comunicazione, mettersi alle spalle il passato, ottime comunicazioni supportate dalla temperanza, energia di equilibrio e la forza, una persona coraggiosa, una persona che viene da te con forza, con coraggio per parlare, per celebrare insieme. Vedo il 3 di coppe, mi parla di riconciliazione o di celebrazione. Molti di voi stanno già vivendo questa situazione, vedo in questa settimana una persona volenterosa mettere sforzo e impegno per realizzare qualcosa di bello, per stare insieme in modo bello, ok? Per le ragazze single, qua c'è una persona che ti osserva molto. Ti osserva molto e qua in questa settimana vedrai questa persona sforzarsi con coraggio nello stare bene con te e invitarti a uscire,
da che ti osserva ti invita a uscire, va bene? E in questa settimana. Altrimenti è una persona che arriva per recuperare. Qua abbiamo forti segni di Ariete, Leone, Sagittario, Acquario, Gemelli e Bilancia per ora. Vediamo i mini tarocchi cosa mi raccontano. Asso di denari, energia attuale per te. Asso di denari. Asso di denari. 5 di spade. C'è qualcuno che ti osserva, vuole proporti qualcosa, c'è un po' di tensione qui, un po' di rancore da parte tua o da parte di qualcuno. Vediamo il fante di spade al positivo. Carro. Qualcuno che ti osserva, che sta lontano da te o che ti osserva molto alla distanza e arriva da te. In qualsiasi caso c'è il carro a tuo favore, c'è un avanzamento per quanto riguarda le questioni amorose. Anche il segno del cancro. Vediamo 10 di spade al blocco e 4 di bastoni. Alcuni di voi mettono uno stop con una persona, non vogliono incontrare una persona. Ancora 10 di spade, paggio di bastoni. Alcuni di voi non hanno voluto incontrare una persona o sono un po' resti a incontrare una persona per un incontro qua, perché hanno chiuso la situazione con questa persona che agiva un po' per capriccio, andava e veniva, non sapevate cosa pensare. Fammi vedere una cosa, che c'è dopo il 3 di coppe? Infatti vedi 4 di spade, ok, ho capito. Allora sai che succede qua? Qua c'è una persona che ti chiede un incontro, io vedo qua l'incontro, ma dopo le cose si possono raffreddare un pochino, oppure arriva questo incontro, stai con questa persona che mette sforzo e impegno, però poi tu ci pensi. Vediamo cavaliere di bastoni, 2 di spade, cavaliere di bastoni, 7 di coppe, una persona che andava e veniva un po' per capriccio, 2 di spade, magari aveva altre opzioni, l'imperatrice, tu non sapevi cosa fare perché non ti dava ciò che meritavi. Un po' di dubbi nel prendere una decisione perché volevi ciò che meriti, insomma, no? Giustamente. Anche il segno del toro è forte. Vediamo la forza, che succede qua nei prossimi giorni, la forza, amore. Asso di bastoni, assolutamente sì. C'è una persona molto predisposta a darti, la temperanza. Il 9 di coppe. Una persona molto ben predisposta a darti qua. O dimostra molto interesse nei tuoi confronti, qua c'è anche il 3 di denari nell'ambito lavorativo. Io credo che sia tu che stai un po' sulla difensiva, ma non difensiva che è un no, stai a guardare. 3 di coppe, vediamo. 2 di coppe. E beh, qua c'è una persona che va a tutto gas, perché 4 di spade? 5 di denari, sei tu che ci pensi. Qua c'è una persona che va a tutto gas, a te ti vedo soddisfatta di questa cosa, però ci pensi, mi spiego? Che viene dopo il 4 di spade? Ah, 2 di coppe, tu ci pensi però poi alla fine dici sì. Allora, qua è quasi che sei un po' incredula, o incredulo che questa persona vuole darti così tanto, va bene? Tu ci pensi un po', alla fine è un sì anche per te. 2 di coppe, perché qua hai chiuso una situazione con una persona che era più inconsistente, non vuoi ritrovarti nella stessa situazione, insomma. 2 di coppe, 7 di bastoni, ci sono un po' di limiti da superare qua. Forse perché lavorate insieme, 3 di denari, oppure un po' di limiti nell'organizzare dei piani. 2 di coppe ancora. 8 di spade. Ti vedo un po' così, non sai che cosa fare con questa persona. Poi ovviamente sta a voi, no? Ricordati le carte che sono uscite qua. Guarda con occhi nuovi, cambia il tuo punto di vista, troverai la risposta. La carta in, cioè di sentire il cuore e non la mente, perché queste spade sono la mente. Mi spiego? Magari fatevi la meditazione, quella che ho messo sul canale, su quando incontrare una persona, cosa fare, in modo tale che la mente razionale la mettete al bando, insomma. C'è proprio la meditazione, tanto lo sapete, lo dico per le ragazze nuove, sulla playlist meditazioni guidate. E la prima meditazione è quella dove dice
devi incontrare qualcuno, devi fare qualcosa, ok? Quella è. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui e lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. E qua parliamo di qualcuno che si è potuto separare da voi, che ha cercato di controllare quello che sentiva per te, ma non ci è riuscito, magari distraendosi o non facendo caso a quello che sentiva, però ha compreso che non può controllare un'emozione, e noi lo sappiamo bene che le emozioni e gli eventi sono enti, entità, dei spiriti, no? Qui c'è qualcuno che non può controllare quello che prova per te. Cos'altro? È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. E questo ce lo conferma un po' su 2 di coppe, 3 di coppe, no? Prima il 3 di coppe. Se è la stessa persona, è nato tutto come un gioco, qua vado, vengo, poi mi sono innamorato, o può nascere come un gioco in questa settimana. Cos'altro? Voglio fare l'amore con te. E beh, c'è una persona che vuole fare l'amore con te. Qua starai tu a decidere, siamo sempre, non è che decidiamo noi in qualità di ego, è la nostra anima che decide. Qual è l'ultima carta dei Rider-Waite? Il 9 di denari. Allora, il 9 di denari mi parla di un'energia molto autonoma e credo che sia la tua. 9 di coppe, 9 di denari, tu te la prendi con calma, non è un no nei confronti di questa persona, però ci penserai, ti lascerai fluire alle emozioni e capire cosa fare, perché il 9 di denari è come se sei compiaciuta o compiaciuto di questa cosa, però non gli fai tanto caso, mi spiego. Infatti la luna devi chiarire un po' le tue incertezze, i tuoi dubbi, vedi 9 di coppe, stai bene così come stai, magari pensi al tuo lavoro, alle tue cose, d'accordo? Ok, quindi mettiamoci un'ultima carta di queste. Al mare, sì, te la prenderai con calma, te la prenderai con calma, ti lascerai fluire le tue emozioni. Qua c'è Fondomazzo Benedetti, sai che ogni cosa che arriva è un evento voluto dalla tua anima, dal tuo karma, quindi te la prendi con calma per fare le decisioni giuste in conformità dei tuoi veri obiettivi, va bene? Ok, detto questo, ragazzi miei ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo. Andiamo a vedere questa settimana come andrà, quali sono le energie, quello che vuoi realizzare o consciamente o inconsciamente in questa settimana, cosa si realizzerà e vediamo un po' che cosa accade nella realtà fenomenica. Allora, prima di tutto mettiamo gli oracoli per vedere l'energia. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Qual è l'energia in questa settimana? Energie dalla natura. Hai bisogno di luce, immergiti nella natura e innalza la tua energia. Avete bisogno di un po' di natura, ragazze mie e ragazzi. La settimana in cui dovete prendere energia dalla natura, perché evidentemente c'è un po' di energia bassa, no? Un po' di energia bassa ci viene dalla mente. Come vi ho detto nel video Cosa stai per manifestare, che abbiamo pubblicato giovedì scorso, e quando noi abbiamo spiriti perturbati nella nostra genia, ce li abbiamo tutti, perché noi abbiamo dentro di noi spiriti dei nostri avi antenati, spiriti famelici, spiriti bisognosi, spiriti coraggiosi, spiriti diverse entità abbiamo dentro che determinano il nostro destino, che determinano anche le nostre scelte, anche i desideri che ti arrivano sono frutto di tutta questa complessità di forze che ti abitano. Quindi evidentemente abbiamo energia un po'
Dobbiamo pacificare un po' di avidi antenati in questa settimana, cioè dobbiamo fare la formula del pentacolo, come vi ho spiegato bene nel video cosa stai per manifestare, quello di giovedì, perché abbiamo un po' di energie basse, possono capitare delle energie basse. Queste energie basse hanno a che fare con degli spiriti perturbati che hanno bisogno della tua attenzione. Come li pacifichi? Questi spiriti possono essere, si manifestano nella tua realtà in questa settimana con questa carta qui, facendoti sentire un po' più giù del normale, un po' più giù, o a tratti. Ecco, vedi l'emozione che ti arriva quando stai così? Va bene, quell'emozione è lo spirito perturbato, è l'emozione che sia ansia, tristezza, depressione, paura, quello è lo spirito perturbato. Quindi immagina questo spirito e fai la formula pentacolare. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. La formula pentacolare che, come ti ho detto nell'intro di questo video, la riduce a 3. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. Che sia l'emozione della tristezza, che sia l'emozione della rabbia, che sia l'emozione un po' più giù. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. Facendo questo pacifichi lo spirito perturbato e gli dai attenzione. Va bene? Energia della natura, se hai un albero vicino, se hai un giardino, se hai qualcosa, vai lì e passeggia. Passeggia. Guardando gli alberi, guardando le piantine. Sposta l'attenzione sulle piante, sugli alberi e guarda lo spirito dell'albero, lo spirito del fiore. D'accordo? Ok. Allora, vediamo un'altra carta sull'energia della natura. L'isola del tesoro. E stiamo aspettando qualcosa qui, che sta andando un po' più lenta, stiamo aspettando qualcosa, però questa è una buona carta, mi dice un po' di pazienza. Forse questi up and down, oscillazioni di umore sono dovuti all'attesa di qualcosa e quindi si perturba lo spirito. Un po' più di pazienza mi dicono in questa settimana, perché questo ha a che fare con delle entrate che vuoi ricevere, qualcosa che ha a che fare sul lavoro o qualcosa che è necessario un po' di pazienza, mi dicono. Un po' di pazienza, perché è una buona carta. Ok, vediamo quali sono le energie nella realtà fenomenica, quindi con i tarocchi. Allora, andiamo a vedere quello che vuoi realizzare in questa settimana, consciamente o inconsciamente. Ciò che crescerà in questa settimana, cioè le qualità, i talenti, le tue attitudini, e ciò che si realizzerà in questa settimana. Poi ciò che devi lasciare andare agli dei, cioè devi affidarti, la fede, l'ombra, la parte karmica, e poi l'obiettivo evolutivo in questa settimana in qualità di lezione animica. Ok. 24 febbraio, 2 marzo. Mostratemi spiriti per favore. Seconda variante. Cos'è che vuoi realizzare in questa settimana? Che tu ne sia conscia o inconsciamente? Prendere delle decisioni importanti, abbiamo il Papa. Avere decisioni ferme. Realizzare qualcosa, soprattutto prendere delle decisioni ferme su alcune questioni. Avere le idee chiare, decisioni ferme. Vediamo ciò che crescerà in questa settimana, quali talenti, attitudini, qualità. Sì, per quanto riguarda il cavallo di denari, per quanto riguarda il lavoro, crescerà l'economia, mi dicono, o comunque sia, crescerà in questa settimana l'opportunità che la tua economia cresca. Sì. O economia, finanza, mi dicono. Vediamo un po' cos'è che si realizza in questa settimana. Ah, il 7 di spade, ok, ok, ho capito. Allora, la morte. Arriva un cambio per la tua crescita dell'economia o vuoi prendere delle decisioni ferme rispetto all'economia, alla finanza, al lavoro, però succede qualcosa con il 7 di spade, ciò che si realizza in questa settimana, che ti chiede un po' di pazienza, perché la carta è buona, ecco perché mi è uscita questa carta e ti può venire un po' un abbassamento d'animo, mi spiego? Un insuccesso sul profilo economico lavorativo che non è un insuccesso, è qualcosa che ti fa perdere un po' la fiducia. Ok, vediamo un attimo. Allora, cos'è che devi lasciare andare agli dei? Cosa devi lasciare andare in questa settimana? Affinché le decisioni ferme vengano prese, cos'è che devi lasciare andare?
L'imperatore, il controllo sugli eventi. Guarda, è una stesa chiarissima. L'imperatore vuole il controllo, gestire, è proprio la mente razionale, quella che dobbiamo trascendere per essere vincenti, come vi ho spiegato nel video cosa stai per manifestare di giovedì. Quindi, cose che devi lasciare andare agli dei? Il bisogno di controllo. L'imperatore. L'imperatore. È proprio il bisogno di controllo. Vi ricordate che nel video cosa stai per manifestare vi ho parlato del toro bianco, di Minosse e di Poseidone? Ok, noi dobbiamo lasciare il controllo agli dei, perché la carta è buona, le carte sono buone, e il trabocchetto dove sta? Sta qua, col 7 di spade, mancanza di fiducia, oppure qualcuno che, non lo so, o ti prende dei soldi, o qualcuno che deve ridarti dei soldi, o mancanza di fiducia nell'arrivo di un certo denaro. Questo mi dicono. Lascia andare il controllo. Lascia andare il controllo. Fede, fede totale, perché la risposta c'è già con questa carta, già te l'avevo detta che era una carta buona. E i tarocchi ci servono a vedere qual è la verità e andare incontro al karma nel modo più preparati possibili. Ok, vediamo qual è l'obiettivo, scusami, il blocco karmico in questa settimana, l'ombra. Il 4 i denari, la ristrettezza economica, il pensare di non farcela, l'avere tutto sotto controllo per paura di non avere abbastanza denaro. Questo è il blocco karmico, ti viene dalla tua genia questo blocco karmico, e quindi tu che sei consapevole in questo momento hai la straordinaria opportunità di liberare te e liberare tutti. Come? Lascia andare il controllo, fede, perché la risposta già c'è. Già c'è il guadagno, già c'è l'entrata di denaro, qualcosa che ti può dare ristrettezza o paura di non farcelo, paura di... ok? Ok, vediamo qual è l'obiettivo evolutivo in questa settimana, la lezione animica. Il matto, l'obiettivo è avere fede. Guarda, è una stesa talmente chiara che proprio l'obiettivo evolutivo in questa settimana è il matto, fede, fede impeccabile in ciò che accade. Mancanza di fiducia, o qualcuno che può rubare dei soldi, o qualcuno che ti deve dare dei soldi, la paura di restare senza denaro, la paura di restare senza denaro per quello che vuoi realizzare. Quindi, siccome è quello che vuoi realizzare e avere anche una certa stabilità, prendere decisioni ferme, qua quello che cresce in te è non solo la possibilità di avere questo denaro che ancora non lo vedi o come lo vorresti tu, ma quello che cresce in te è il cavaliere di denari, la pazienza delle decisioni che prenderai in conformità rispetto agli eventi che possono accadere, per cui devi avere fede, non devi avere controllo su questo. Ciò che tu vuoi, devi lasciare il controllo agli dei, va bene? Fammi chiarire questo 7 di spade, il 4 di bastoni. Ci può essere qualcuno che non ti fidi in casa, o qualcuno, siccome questa carta il 7 di spade è ciò che si realizza in questa settimana, una sorta di mancanza di fiducia nella tua stabilità, in quello che potresti perdere la stabilità, o che non consegui ancora la stabilità che vuoi. No, ragazze e ragazzi, qua l'obiettivo karmico è proprio questo, la lezione animica, la fede. Più hai fede negli eventi che accadono, che sono enti, entità, spiriti, dei, più ti dai a questi eventi e non pretendi di avere il controllo della mente razionale, più tu mi sciogli il karma. Va bene? Ok, adesso ragazze mie e ragazzi andiamo a vedere l'amore. Allora, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa accade nell'amore in questa settimana, dal 24 febbraio al 2 marzo per te. Carta guida, per favore. Carta guida, amore. 5 di denari. Ci sentiamo con un senso di perdita, forse, qua. Un senso di abbandono, un senso di perdita. Ci sentiamo escluse o esclusi. 9 di coppe. Ci sentiamo probabilmente esclusi da qualcuno che pensa un po' di più a se stesso. Sentiamo di non conseguire abbastanza benessere nella nostra vita in termini generali. O abbiamo avuto a che fare con una persona che vedeva più i suoi interessi, oppure stiamo vivendo un senso un po' di penuria generale, in senso di perdita generale. Possiamo vivere questo stato. Vediamo un po' che cosa succede con i tarocchi.
Ecco perché energia della natura, formula del pentacolo, e pacifichiamo tutto e ci si rialza l'energia. Allora, cosa accade nell'amore per te? Amore? Re di denari e 4 di bastoni. Io qua ti vedo concentrata sulla tua stabilità personale più che altro, Casa, famiglia, stabilità, cercando di essere maggiormente preoccuparti di più sulla tua stabilità personale, come raggiungere gli obiettivi di stabilità. Vediamo energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 4 di bastoni, il 4 di denari, l'imperatore, 9 di coppe. Più che altro ti vedo cercare di avere un controllo su ciò che riguarda la tua vita quotidiana, cercando di avere un benessere nella tua vita pratica e quotidiana. Sì, è possibile che stiamo avendo a che fare anche con una persona molto interessata alle sue cose più che a te, molto più ristretta, un po' più avara di emozioni, di sentimenti. Vediamo. Energia attuale, amore. Il matto. Guarda, il matto mi parla di una carta che riparti da zero. Mi sta parlando del fatto che molti di voi si stanno godendo la vita o si stanno lanciando la vita, quello che viene viene. Io ho fede. Questo è il senso del matto al centro stesa. Molti di voi hanno iniziato una nuova tappa della loro vita vivendo il quotidiano così com'è, avendo fede in quello che accade. Vediamo al positivo cosa arriva. Il 7 di denari al positivo mi dice che la tua attesa darà buoni frutti. Soprattutto per quanto riguarda la stabilità, in questa stesa mi stanno parlando, Ricerca di stabilità su più fronti. Il 7 denari al tuo positivo mi dice, ripeto, che l'attesa è giusto attendere a livello sentimentale, perché questa attesa darà i giusti frutti. Vediamo il blocco. L'appeso al blocco, l'amore era fermo da un po'. O comunque l'amore sta un po' fermo, ci sono questioni altro dall'amore che sono prioritarie per te o per un'altra persona. Passato, paggio di coppe, il papa. Molti di voi hanno preso la decisione di dedicarsi alla loro famiglia, stabilità e figli. L'amore è un po' bloccato. Oppure avete avuto a che fare con una persona però è un po' più immatura di voi. La situazione è un po' me la vivo così com'è, aspetto, vediamo cosa succede. Vediamo che succede nei prossimi giorni, amore, per te. Re di bastoni. 10 di spade. 8 di coppe. Molti di voi stanno pensando di liberarsi definitivamente da una situazione difficile con una persona. State pensando, 7 di denari al positivo, di liberarvi completamente, di andare via da una situazione o energeticamente oppure fisicamente, perché volete scegliere di vivere la vita in modo più nel quotidiano. Se una situazione era bloccata con una persona che era impegnata, ma non impegnata da un punto di vista matrimoniale, che c'erano dei figli, questa persona, ti dicono, vuole ripartire da zero insieme a te. Un po' di attesa e vedrai questi frutti. Che c'è dopo l'8 di coppe? Eh sì, la stella c'è, infatti. Allora, due sono le cose. Molti di voi si liberano da una situazione difficile, che non proseguiva, che non andava avanti con qualcuno, e ripartite da zero. Dietro l'angolo c'è una vostra ripresa totale. Vi dedicate nel frattempo al vostro lavoro, alle vostre cose. Questa cosa vi porta a chiudere una situazione difficile che vi stavate protraendo. Poi dietro l'angolo c'è una ripresa totale, sostanziale vostra con la stella, e questa stella mi parla anche dell'incontro di una persona destinata a te. Se questo è il tuo caso, che ti liberi completamente dall'energia con una situazione che non avanzava.
Alcune di voi invece, per altri c'è il rientro di una persona che poteva essere impegnata per questioni altro dall'amore. Il rientro però non è subito questo rientro, magari la prossima settimana, non questa, perché mi mettono l'otto di coppe qua e la stella qua. Per le ragazze singole io vedo che qua c'è l'entrata di una persona, questo re di bastoni, e voi magari avete delle responsabilità con i vostri figli, la vostra famiglia, voi ci pensate, date il beneficio del dubbio, e qua con la stella vedo che c'è la rinascita dell'amore per voi. Sì. Qua abbiamo i segni dell'Acquario, Ariete, Leone, Sagittario e Toro e Pesci. Vediamo cosa mi dicono i miei tarocchi. Ricordiamo, questa è una carta, queste sono carte staremo a vedere cosa accade con l'Isola del Tesoro. La tartarughina va un po' più lenta, no? Qua tu hai bisogno di energie tue dalla natura, come ti ho detto anche prima, con la pacificazione, con la regola del pentacolo. Vediamo il matto, energia attuale, amore per te. Il matto. La forza. Qua stai dando dentro per recuperare te stessa o te stesso. Cioè qua ci stai dando dentro proprio. Qua può essere anche una persona che vuole recuperare con te comunque. Vedi un po' come ti risuona. 7 di denari al positivo. Infatti abbiamo l'imperatore qua. Io credo che questa sia tu soprattutto. Guarda, 4 di bastoni di nuovo. Dai molto credito a quello che per te è stabilità. E quindi se questa persona ti dà stabilità lo vedrai col tempo. Tu gli dai il beneficio del dubbio. Sì. Se è una persona che vuole recuperare, ragazzi miei, che rientra, questa è una persona che vuole costruire investendo nuovi frutti insieme. Vediamo l'appeso al blocco. 6 di coppe, il passato, oppure i figli. Qua mi parlano molto per alcune di voi circostanze legate ai figli che bloccavano. Oppure possono essere circostanze riguardanti il passato che bloccavano. O tu e la parte di qualcuno. Vediamo il Papa e il Paggio di coppe. Infatti, vedi l'appeso. Qua c'è una persona che va delle responsabilità, può essere tu o un'altra persona. Paggio di coppe, la ruota della fortuna, arriva un cambio. Qua mi parla in questa stesa, molte di voi sono state insoddisfatte di situazioni che non fluivano perché legate a delle responsabilità di figli o di famiglie, e quindi che le situazioni non fluivano. Qua cambia tutto, mi dicono, o tu ti liberi da questa circostanza dedicandoti alle tue cose, dietro l'angolo c'è una persona, oppure la stessa persona che rientra con l'otto di coppe, avendo risolto queste questioni. Re di bastoni, 9 di bastoni, 10 di spade, 3 di spade. Qua si chiude proprio una situazione di dolore, di tradimento, si chiude. L'8 di coppe, 10 di coppe. Può essere o la stessa persona che rientra dopo aver affrontato molti drammi legati a queste responsabilità, oppure una persona nuova, tu ti lasci andare, stai un po' sulla difensiva inizialmente, perché questioni che bloccano, forse i figli sono tuoi, o al di là dei figli questioni del passato che hanno reso un po'... Però in molti di voi è un rientro questo, eh. Vediamo la stella. È il mago. Allora, in qualsiasi modo, che sia un rientro, che sia una persona nuova, come ti ho descritto, qua ci sono tutti gli strumenti per manifestare un sogno. Credo che sia alla fine di questa settimana o la settimana successiva, perché qua mi hanno messo carte che sono un po' più di tensione, inizialmente. Qualcosa di grande si manifesta, eh. Abbiamo anche il gemelli, l'ariete. Vediamo che energia ha l'imperatore nei tuoi confronti. Sì, il sole, assolutamente. Chiarezza, anche con i figli se ce ne sono.
c'è una buona energia nei tuoi confronti. Asso di denari qua sotto, vedi una buona energia predisposta bene nei tuoi confronti questa persona, sì. Ok, vediamo cosa ti dirà con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Alcuni di voi lasciano andare l'energia con un'altra persona, si aprono al nuovo. Questo nuovo ha un grandissimo potenziale. È una persona di spessore e di successo per alcune di voi e si investe qualcosa di nuovo iniziando con una bellissima amicizia che porta a qualcosa di più grosso. Ok. Cos'altro? Ah, ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. E infatti qua vi ho detto che c'è un rientro, qua qualcuno che aveva delle responsabilità e per dei figli o per delle responsabilità non si muoveva e per molti è un ritorno questo, però di spessore, per altra persona completamente nuova. Tu eri appesa un po' al fatto che la persona del passato aveva delle responsabilità o qualcosa non si muoveva può essere benissimo una persona nuova. Vediamo cos'altro. Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. E infatti, te lo dicevo qua, quando mi esce il mago con la stella, cioè c'è poco da fare. Sono accoppiate potentissime. Mm. Cos'altro? Voglio fare l'amore con te. Questo lo decidi tu, se fare o no, insomma. Ok, vediamo qual è l'ultima carta dei Rider Waite. La papessa, infatti qua mi parlano ci possono essere terze persone oppure questa è la tua stessa energia, che tu sia uomo o donna non importa, che ti lascerai più guidare dalla tua intuizione, va bene? Ti lascerai guidare dalla tua intuizione, ti prenderai il tuo tempo per decidere e ti farai guidare dalla tua intuizione rispetto a queste comunicazioni che arrivano, sette cavalieri di spade, 9 di bastoni, qua c'è un po' di tensione con qualcuno, qualcosa che la ferma da un po', o l'amore la fermo. Ok, il pesce è molto ascendente pesci, l'uno vedere in pesci, molto forte qua, eh. Vediamo l'ultima carta, cosa ti dice degli oracoli. Guarda, ti vedo felice, felice. Ti vedo felice, felice, felice. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo o anche il terzo mazzo. Andiamo a vedere come sarà questa settimana. Quindi ci concentriamo prima sulle energie e poi andiamo a vedere quello che vuoi evolvere in questa settimana, o consciamente o inconsciamente, quello che accadrà effettivamente e da che cosa ci dobbiamo liberare per raggiungere il nostro obiettivo. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Qual è l'energia in questa settimana? Allora, unisci gli estremi. La verità sta nel mezzo. Trova un accordo o un compromesso. Ok. Quindi in questa settimana ci troveremo a che fare a auspicare alla non dualità. Non siamo il Buddha, ma aspiriamo ad esserlo. Non siamo ancora il Buddha, o meglio, il Buddha direbbe tu sei già il Buddha, però hai tutti i peli davanti che non te lo fanno vedere. E allora, ci saranno delle contrarietà in questa settimana oppure c'è il conflitto mente-cuore, no? C'è questo conflitto, questa diatriba mente-cuore con gli eventi che possono accadere. C'è una sola verità. La verità è che per la mente razionale ordinaria, laddove è vero A, non può essere anche vero B. Per il divino, laddove è vero A, è vero anche B.
Quindi è come se la tua mente razionale si accanisce nel voler avere ragione o voler avere una posizione o ragione, prendere posizione, avere ragione in una discussione o in un alterco, chiamiamolo così in modo più aulico, in una discussione o qualcosa. La ragione degli stolti, diceva qualcuno, che non ero io, forse lo diceva Einstein, perché la ragione è della mente razionale. Ogni verità, ogni punto di vista ha la stessa dignità di esistere. Tutti, perché ognuno ha il proprio karma, ognuno ha le proprie faccende. Quindi quello che più ti deve interessare in queste giornate, in questi prossimi 7 giorni, è l'emozione che ti suscitano gli eventi che accadranno. Devi cooperare soltanto con le emozioni. Cosa ti genera? Mi sta venendo in mente questa immagine, il fatto che qualcuno non è d'accordo con la tua idea o ti dà addosso, così. Qual è l'emozione che ti genera? Bene, prendi quell'emozione e fai la formula pentacolare. Ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio, quello che a seconda della emozione ti suscita, ho fede in te. Ti benedico, ti amo, ti perdono o ti ringrazio, ho fede in te. In questo modo unisci gli estremi, perché in questo modo vai al di sopra della dualità, nella non dualità. Poi ti viene da trovare un accordo, il compromesso. Cioè non è che trovi un compromesso. L'accordo per sciogliere il karma è affidarti all'emozione che ti scaturisce l'evento. Ok, questo è per questa settimana. Qual è l'energia ancora? Eh sì, secondo le regole, ci sono delle questioni che stanno andando un po' più lente o ti devi attenere a delle regole, a delle norme, o devi seguire una certa strada, non puoi uscire dalla staccionata. Tutta questa situazione ti può far sentire un po' il sangue che ribolle. Bene, tu prendi l'emozione, formula pentacolare e la situazione si scioglie, ti alleggerisci. Perché sprechiamo più energia nel voler avere una ragione, perché è l'ego che si aggrappa a quella cosa, che a farla fluire. Ok, vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Andiamo a vedere quello che vuoi realizzare o consciamente o inconsciamente in questa settimana. Quali sono le qualità, i talenti, le attitudini, quello che crescerà in questa settimana, poi quello che si realizzerà effettivamente, poi ciò che devi lasciare andare agli dei, cioè a far fluire, poi vediamo i blocchi karmici, l'ombra e l'obiettivo evolutivo in questa settimana per te a livello di lezione animica. Ok. Terzo mazzo. Allora, quello che vuoi realizzare in questa settimana o consciamente o inconsciamente. 8 di coppe, un cambio emozionale. Forse stai pensando di andare via da una situazione emozionalmente che non ti appaga più. Vuoi fare un cambio emozionale, vuoi fare un trasferimento, vuoi andare via, vuoi lasciare andare una situazione. Questo è quello che vuoi realizzare. È quello che vuole anche la tua anima. Vuole che tu lasci andare una certa situazione. Andiamo a vedere ciò che crescerà in te in questa settimana, quali sono le qualità, i talenti, le attitudini. Perché poi equilibrio, 6 denari, crescerà in te la necessità di equilibrio, di fare le cose giuste, il giusto dare, il giusto avere, vuoi stare bene, ciò che crescerà in te questa settimana è l'esigenza di stare bene, fare un cambio emozionale per stare bene. Abbiamo capito come si fa il cambio emozionale, affidando all'emozione il compito. Quindi, ci saranno anche delle entrate di denaro in questa settimana per alcune di voi. Vediamo cosa si realizzerà in questa settimana. Cos'è che realizzerà in questa settimana? Cosa si realizza in questa settimana? La forza, il coraggio. Brave, bravi ragazzi miei e ragazze. Allora, si realizza il coraggio di recuperare te stessa, di mettere sforzo e impegno nell'avere equilibrio nella tua vita, nelle aree laddove vuoi un cambio emozionale. Avrai molto coraggio di affrontare le cose, ecco perché riuscirai a unire gli estremi. Ok.
Vediamo un po' ciò che devi lasciare andare agli dei. Ciò che devi lasciare andare agli dei. L'eremita. Ciò che devi lasciare andare agli dei, l'eremita. L'eremita mi parla di trovare il cammino, trovare la via. 9 di bastoni. Sai che cosa devi lasciare andare? Le resistenze. Perché il 9 di bastoni mi parla della fatica, della resistenza, l'eremita della chiusura. Abbiamo capito ciò che devi lasciare andare agli dei, la resistenza. Ti ho detto, ti ho fatto degli esempi qua, no? La resistenza, quella cosa a tenerti attaccata a qualcosa, la resistenza devi lasciare andare. Questo ti farà trovare il cammino. Vediamo quali sono i blocchi karmici, le ombre, 6 di spade, Se di spade mi parla di allontanamento, di distanza, la ruota della fortuna, il sole. Non so se abbiamo una distanza con qualcuno e questa distanza ci preme, vogliamo avere un controllo su quello, vogliamo avere maggiore equilibrio, o c'è una distanza con una persona, o delle distanze. Ciò che devi lasciare andare agli dei sono le distanze, perché le distanze non esistono. La distanza geografica è tutto nella mappa mentale, le distanze non esistono. Quando tu hai dentro delle persone a livello di emozioni, non esiste distanza. Mi spiego? La mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Come se mi dicessero lascia andare la resistenza, lascia andare le resistenze alla mancanza, alla distanza. Vediamo qual è l'obiettivo evolutivo in questa settimana a livello di lezione animica. L'imperatrice. L'obiettivo in questa settimana è quello di raggiungere i tuoi obiettivi, di stare come una bomba. Di stare come una bomba, ma te l'ho detto già che lo farai con la forza qua, perché è ciò che si realizza questa settimana, una grande forza, un grande coraggio, di fare un cambio emozionale e crescerà in te l'equilibrio, tant'è che lascerai andare, lascerai agli dei la resistenza di opporti a delle situazioni, che sono eventi, enti, entità, spiriti, dei, rispetto a situazioni che mi parlano di distanza o di lontananza o di trasferimento. Lascia andare le resistenze su questo. Perché l'imperatrice mi parla dello sviluppo, dell'obiettivo evolutivo in questa settimana come lezione animica, è quello di sviluppare tutto quello che vuoi realizzare, e questa è una fase imprescindibile per realizzare degli obiettivi grossi che in questa settimana li raggiungi, congiungendo gli estremi. Obiettivi grossi sono obiettivi relativi all'anima prima di tutto, altrimenti fuori non si può manifestare niente di quello che non abbiamo dentro, no? Ok, quindi questo è ciò che accade in questa settimana. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, sia che tu abbia una persona oppure che non ci sia nessuno, andiamo a vedere nell'amore cosa accade in questa settimana. Mettiamo prima di tutto una carta guida. Carta guida. Amore per te. Il carro. Il carro mi parla di avanzamento e di riuscita, anche da parte tua la voglia di andare avanti, di proseguire con tanta di determinazione e coraggio per i tuoi obiettivi di vita, nel raggiungimento di quello che vuoi, dei tuoi obiettivi, oppure mi parla di una persona che viene verso di te, a seconda di quello che richiede il tuo karma. Mi parla del 3 di denari, probabilmente qua una persona viene per fare dei piani insieme, oppure mi parla del fatto che tu, se sei singolo per esempio, riprendi in mano la tua vita dedicandoti a ciò che ti piace di più, costruendo le tue cose più importanti sul lavoro o sulla praticità. Sì, abbiamo avuto un 3 di spade prima, forse c'era un'altra persona in mezzo, la situazione era fuori equilibrio. Qua mi dice soprattutto che tu riprendi in mano una situazione, soprattutto la tua vita con il carro, ok? Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Amore, 24 febbraio 2 marzo.
amore. 4 di coppe, 6 denari. Ti vedo rifiutare delle opzioni e concentrarti di nuovo il 6 denari sulle tue cose, sul tuo benessere quotidiano. Ti vedo rifiutare qua delle opzioni o essere un po' inappetente da un punto di vista emozionale, o comunque sia un po' annoiata, un po' la situazione un po' così. Il 6 denari mi parla di concentrarti nei tuoi obiettivi quotidiani, il piacere delle piccole cose, no? Come vi ho detto nell'ipnosi, vi ho fatto fare l'ipnosi del Sabbe Satta Sukkihon, tu concentrati sul piacere delle piccole cose, con l'attenzione cosciente. Questo è un esempio, ok? Vediamo, energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo il 6 denari, 5 di denari, 8 di coppe, la regina di coppe. Da un po' che stavate pensando di lasciare una situazione che vi rendeva insoddisfatti da un punto di vista emozionale. Qua io vedo che una situazione ritorna in equilibrio nel tuo quotidiano. Ti sei sentita un po' carente, un po' messa da parte o messo da parte. Hai avuto molta pazienza in una situazione emozionale o con qualcuno nell'amore, ti sei sentita, hai vissuto la dea della penia, dell'abbandono, hai lasciato fluire le emozioni. Il 6 denari mi parla che la tua vita ritorna in equilibrio, va bene? C'è più entusiasmo, ecco, questo è il senso. Vediamo nell'amore, nella fattispecie cosa accade. Energia attuale, amore per te, paggio di denari. Io qua vedo comunque un invito di qualcuno. Al positivo. Wow, la stella, un invito che porta bene. Qua vedo un incontro destinato, paggio di denari, la stella, un incontro destinato. Vedo anche il tuo stato psicofisico, stare bene. Vediamo il blocco è l'8 di bastoni, probabilmente non c'era avanzamento in amore, o non c'era avanzamento come lo volevi tu, o mancanza di comunicazione. Che è successo qua? 7 di bastoni, limiti, 3 di coppe. Qua abbiamo conosciuto delle persone, siamo usciti con degli amici, però poi sono stati messi dei limiti comunicativi, secondo me, blocchi comunicativi. Hai conosciuto qualcuno, stavi con qualcuno qua, oppure hai conosciuto delle persone, oppure hai messo blocco a qualcuno, blocchi comunicativi. Vediamo che succede qua, amore. Cavaliere di denari, 5 di coppe, 9 di denari. Arriva qualcuno pentito allora, per alcuni di voi arriva una persona pentita, però tu quasi non ci fai caso. O pentita una persona che vuole sistemare delle cose, però tu non ci fai tanto caso. 9 di denari. Io vedo che a livello lavorativo, lavorativamente parlando, per te arrivano delle ottime notizie sul profilo lavorativo. Ottime notizie, forse anche un trasferimento, qualcosa che ti fa molto felice, tant'è che ti dicevo già prima, ti concentri su una quotidianità, qualcosa che ti fa felice nella pratica. Aspetta, ti dico anche un'altra cosa. Che c'è dopo il 9 di denari? La forza e poi è l'eremita, sì. Allora, qua c'è qualcuno per te, però in qualsiasi caso che lo conosci già o che sia una persona nuova, non ci fai tanto caso. Magari lo puoi conoscere a livello lavorativo, una persona che ti corteggia. Non ci fai tanto caso perché? Perché stai mettendo tutta te stessa o tutto te stesso nel rafforzare le questioni riguardanti la tua propria stabilità, 9 di denari, lavoro, ciò che ti fa stare bene, mi spiego? Questo è il senso, perché ti riprendi da un momento emozionalmente un po' particolare. Tant'è che con l'eremita ci vai prudente nei confronti di questa persona, non è un no, non è un no, è un ni. Ci vai prudente perché hai comunque acquisito molta saggezza e questa saggezza vuoi riversare questa forza, questa saggezza nella tua praticità, in ciò che è buono per te. Tant'è che la stella al tuo positivo mi dice sia che questa persona comunque sta lì, è destinata a entrare nel tuo campo energetico per un motivo, e soprattutto la stella con queste carte qua finali mi dice che c'è una ripresa psicofisica, anche lavorativa o economica o psicofisica per te sotto tutti i punti di vista. Sì.
Vediamo un po' cosa mi raccontano i miei tarocchi. Qua abbiamo i segni del Leone, Vergine, Acquario e Cancro come segni principali. Poi ovviamente io i segni ve li do per dare una connotazione in più. Allora, paggio di denari, energia attuale, amore, paggio di bastoni, vedi, potete avere anche più di una persona che vi corteggia o che dimostra interesse nei tuoi confronti. La stella, la regina di bastoni, e sei tu che decidi sì o no. Sei molto attraente, ti vedono come una stella, come una grande forza. 8 di bastoni al negativo, 10 di bastoni. Qua probabilmente non abbiamo avuto comunicazione, l'amore non avanzava come volevamo noi. Situazioni pesanti legate alla mancanza di comunicazione o comunicazione criptica o comunicazione che non soddisfacente. Diamo 3 di coppe, 9 di denari. Qua siamo usciti con gli amici, siamo stati bene, abbiamo conosciuto delle persone, molti di voi. 7 di bastoni, il diavolo. Poi abbiamo messo limiti a qualcuno ci ha messo limiti, dei limiti o dei blocchi, magari una persona che agiva un po' per capriccio. Vediamo il cavaliere di denari, ci interessa adesso. Il matto. Alcuni di voi si lanciano in questa cosa, però non gli fate tanto caso, cioè siete compiaciute o compiaciuti, però siete più concentrati sulle vostre cose, mi spiego? Non volete aprirvi subito. 5 di coppe. Re di spade, può essere che state pensando a una persona con la quale c'è stato un abbandono, una situazione di freddezza, quindi non volete darvi subito a un'altra persona, o può essere la stessa persona che vuole fare le cose, vedi la giustizia fatte bene con te, ripartire da zero, però tu non gli fai tanto caso inizialmente, ripeto, non è un no, ma è un ni. 9 di denari, 2 di bastoni. Alcuni di voi hanno delle opzioni, stanno cercando di pensare ciò che è giusto per loro. La forza, 7 di bastoni. Mettete dei limiti a qualcuno, questo re di bastoni qua, che vi ha mentito, che non vi fidate, che è molto orgoglioso o che c'è distanza. Vediamo l'eremita. 7 di denari e poi aspettate. Qua metterete alla prova qualcuno. Metterete alla prova qualcuno con il quale state già vivendo qualcosa in questo momento. Lo metterete alla prova. Aspetterete, ripeto, mettendo anche dei limiti, e aspetterete. Altri invece non danno la possibilità a questa persona, si concentrano sulle loro cose e vedo che aspettano i frutti del loro lavoro spirituale, anche i frutti del loro lavoro spirituale per prendere delle decisioni in ambito amoroso. Vi vedo più concentrate su di voi, te l'avevo già detto con questa carta. Più determinazione dall'incontro ai vostri obiettivi perché sono prioritari, va bene? Qua abbiamo anche i segni del Capricorno, Ariete, Acquario, Gemelli, Bilancia. Sì. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui lei. Per le ragazze nuove li trovate sotto l'info box in descrizione. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Quindi per chi ha pensato che non ti meritasse, aveva un tormento interno, 7 di bastoni, il diavolo ha messo dei limiti per alcune di voi, Questo invece per molte altre di voi ha a che fare con il coraggio che avete qui di mettere dei limiti a situazioni che non hanno consistenza per voi, per il vostro benessere in questo momento. E quindi adesso tu ti senti degna, 9 di denari, di un amore che appartiene al tuo livello. Io mi merito l'amore, ok? Cos'altro? Lotterò per te. Allora, qua c'è chiaramente una persona che tu metti alla prova e questa persona lotterà per te. C'è anche la forza col 7 di bastoni, mi parla della forza di lottare contro i limiti e le resistenze. Ok. Cos'altro? Voglio sentire addosso il tuo respiro. Te l'ho detto, c'è una persona a cui piaci moltissimo qua. Va bene? Ok. Vediamo qual è l'ultima carta dei Rider-Waite.
E infatti 10 di bastoni, qua una situazione pesante giunge al termine. 5 di coppe, vedi qua stiamo un po' demotivati o demotivati nei confronti dell'amore o di qualcuno. Qua c'è qualcuno che recupera, qualcuno che incontri, però tu farai un po'... metti un po' alla prova questa persona, infatti. Il mondo, si chiude un ciclo e se ne riapre un altro. 3 di spade, sì, io credo questa sia la settimana di elaborazione tua dove tu ritorni a fiorire. Poi tu decidi con le persone che ci sono, ma tu ritorni a fiorire, l'energia è concentrata sulla stella e su di te, anche se sei uomo. Mettiamo un po' l'ultima carta degli oracoli. Cuore fedele, rispetto a tutto quello che è uscito mi dice mantieniti fedele a te stessa, al tuo benessere, perché sei pronta a manifestare una relazione alla tua altezza. Non si realizza in questa settimana, però è nel tuo campo energetico perché sta al tuo positivo con la stella della regina di bastoni. Va bene? Nonostante ci sia qua una persona che si può sforzare, però te ti vedo ancora nella tua, cercando la tua via interiore, attendendo, va bene? Mantieniti fedele a te stessa perché, o a te stesso perché quello che arriva, ripeto, non è in questa settimana questo che vedo, perché sta qua al positivo, però non me lo mettono qua come ultime carte. E mantieniti fedele a te, perché essendo fedele a te, a questo tuo benessere, ricordiamo, unisci gli estremi, significa vai incontro alle emozioni che ti arrivano con tutto quello che vivrai in qualità di eventi e personaggi in questa settimana, perché è una persona che ti corrisponde c'è già, ok? Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua.